Finalmente sappiamo come si chiamerà la nuova Ferrari del 2024, ovvero SF24. Si dà continuità all'anno scorso, come abbiamo visto sulla SF23, e Ferrari l'ha annunciato chiaramente sui suoi canali social. Nel video di oggi dobbiamo parlare nel dettaglio dei test Pirelli fatti da Leclerc e Sainz a Barcellona. Infatti il team di Maranello ha raccolto i dati in vista della stagione 2025 per Pirelli ed entrambi i piloti hanno girato sulla SF23. E la vera domanda è: ci sono stati dei miglioramenti rispetto alla gara dello scorso giugno? Lo andiamo a vedere nel corso del video. In più ci sono delle notizie sullo shakedown di 200 km di Ferrari, le modifiche al calendario e anche come la rossa porterà gli aggiornamenti quest'anno, perché ci sono delle novità rispetto all'anno scorso. Prima di continuare vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi video a tema auto e Formula 1 e mi raccomando attivate le notifiche così venite avvisati ogni volta che pubblico un nuovo video e rimanete sempre aggiornati su tutte le notizie a tema Formula 1. Ditemi nei commenti cosa ne pensate del nome SF24, vi piace, non vi piace, avreste preferito un altro nome? Dopo vi dico anch'io cosa ne penso. E in più ditemi anche la vostra su questi test Pirelli fatti da Ferrari a Barcellona. Ma soprattutto voglio sapere cosa ne pensate anche della nuova strategia di aggiornamenti che attuerà Ferrari nel 2024. Volete acquistare un'auto e siete indecisi su quale comprare o volete vedere la storia della vostra auto? Io per la mia macchina ho utilizzato Car Vertical per verificare la sua storia, che ringrazio per aver sponsorizzato questo video. Infatti su questa applicazione vi basta mettere o il numero del telaio o il numero della targa e avete tutte le informazioni su quest'auto: quando è stata immatricolata, quanti proprietari ha avuto, quali incidenti ha fatto e quali tipi di danni ha subito, con anche le immagini. Potete vedere anche se in passato è stato manipolato il chilometraggio. Guardate per esempio questa Ferrari F430. L'auto è stata immatricolata negli Stati Uniti, dove ha anche subito un incidente nel 2017. Un danno non da poco e si può vedere dalle immagini. È stata rivenduta negli Stati Uniti, poi venduta in Ungheria e infine in Italia. E attenzione che quest'auto ha anche subito una manipolazione del chilometraggio, che è stato ridotto nel 2020. Infine è stata ricontrollata nel 2021 dall'ultimo proprietario italiano, che non so se sarebbe felice se conoscesse la storia della sua Ferrari F430. Insomma, ti lascio il codice sconto Rastro per fare una prova, così puoi verificare se la tua auto, quella che vuoi comprare, ha subito in passato un incidente. E tutto verrà segnalato sull'app, così conosci al 100% la storia della tua auto e puoi stare tranquillo. Ringrazio Car Vertical per aver sponsorizzato questo video e ora torniamo a noi. Io sono Rastro, mi trovate anche su Instagram e ora iniziamo subito con questo video, ma prima sigla. Dopo circa 2 mesi e mezzo dallo scorso novembre, dagli ultimi test ad Abu Dhabi, Ferrari è scesa in pista a Barcellona con la SF23. Con entrambi i piloti, sia Leclerc fresco di rinnovo, con un contratto pluriennale con Ferrari, anche se non sappiamo ancora la durata del contratto, mentre Sainz deve ancora rinnovare. E sono tutti in attesa della SF24 che verrà svelata il prossimo 13 febbraio. E questa sessione di test serve principalmente a Pirelli per raccogliere dati in vista del 2025, ma anche ai piloti per fare un po' di allenamento prima della nuova stagione. I due piloti Ferrari hanno compiuto in totale 139 giri, lo spagnolo ha girato nella mattinata mentre il monegasco ha girato il pomeriggio, Sainz ha fatto 79 giri segnando il tempo più veloce in 1.15.6, mentre Leclerc ha fatto 60 giri con il giro più veloce in 1.16.0. Sappiamo che durante la seconda giornata di test invece Leclerc è arrivato addirittura a segnare un 1.15.0, un tempo mezzo secondo più veloce rispetto a quello di Sainz nella prima giornata di test, mentre Sainz con la F1.75 ha girato in 1.16.6, tempo decisamente più lento ma vista anche la vettura più vecchia, con i pneumatici demo. Ma qual era l'obiettivo di questi test per Pirelli? L'obiettivo principale è stato quello di minimizzare il surriscaldamento sulle gomme, provando diverse soluzioni, diverse carcasse degli pneumatici con costruzioni diverse, focalizzandosi in particolare sui long run e quindi vedere la performance e la costanza sul passo gara, piuttosto che soffermarsi sul singolo giro da qualifica. Non sappiamo le mescole utilizzate durante i vari long run, non sappiamo il carico di carburante, neanche le mappature utilizzate, perché questi sono dati riservati che tiene Ferrari e Pirelli. Ma sappiamo che il tempo più veloce fatto segnare da Ferrari nel 2023 a Barcellona durante la gara è stato di 1.18.3 al confronto di quello di Verstappen che è stato in 1.16.3. Ferrari quindi possiamo dire che è migliorata dall'anno scorso. Questo è inevitabile perché ormai il team di Maranello conosce a memoria questa SF23, avendo provato tante soluzioni durante tutto l'arco del 2023. Ricordo anche che la gara di Barcellona era la prima gara
gara con le nuove pance, quindi c'era anche un carico aerodinamico diverso sulla vettura, bisognava trovare il setup ideale, cosa che Ferrari non trovò in quella gara di Barcellona. Quindi sì, Ferrari è migliorata rispetto all'anno scorso come tempo di gara, questo è un dato oggettivo, ma è un dato da prendere con le pinze, anche perché non sappiamo tutti i dati di questi test. C'è anche da dire che il tempo della pole dell'anno scorso in 1:12.2 è molto lontano, ma è normale perché in questo caso hanno provato il long run. Le condizioni della pista attualmente sono molto diverse, c'è una pista più fredda e meno gommata, 15 gradi di massima rispetto ai 22 segnati durante il Gran Premio, e in teoria la pista doveva essere anche bagnata per provare le gomme full wet, ma a causa di una mancanza idrica in Catalogna per siccità non è stato possibile svolgere il programma previsto. Ma non solo, i due piloti Ferrari sono tornati in pista anche provando la F175, che ha guidato in precedenza Arthur Leclerc, e Oliver Barman la proverà oggi, ovvero il 31 gennaio. Questi test Pirelli sono fatti sia per far tornare i piloti in pista e quindi riprendere il ritmo e allenarsi prima della nuova stagione, oltre alle sessioni al simulatore, e in più sono fondamentali per Pirelli per sviluppare le nuove gomme del 2025, dove bisognerà migliorare soprattutto nella costanza nel long run e quindi simulazione passo gara. Penso quindi che ogni dato da estrapolare da questi test è da prendere con le pinze. Attenzione, perché sono test fatti in funzione di Pirelli, non tanto per ricercare la prestazione. Ma ora parliamo di questa nuova Ferrari 2024 che si chiamerà SF24. Vi dico, il nome dà continuità all'anno scorso, ci sta anche perché non va a festeggiare una ricorrenza di Ferrari, e quindi penso che sia più che giusto chiamarla in questo modo, questa nuova vettura. In molti hanno detto ma l'anno scorso questo nome non ha portato fortuna, forse era meglio cambiarlo, però secondo me queste sono solo dichiarazioni di scaramanzia. Sono passati 20 anni dalla famosa F2004, forse fare un riferimento a quella vettura sarebbe stato esagerato, quindi ho preferito che non l'abbiano fatto. Fatto sta che SF24 è un nome che suona bene e secondo me è approvato dal mio punto di vista, ed è un nome che quindi dà continuità alla tradizione recente. Sappiamo che questa formula si adotta dal 2015 con SF15T, che fu il secondo anno delle auto ibride in Formula 1 dal 2014 in poi, e pensate che è stata abbandonata solamente una volta con la F175 nel 2022. Ma quindi cosa sappiamo sulla presentazione? La SF24 farà i primi chilometri a Fiorano con 15 km totali di shakedown, questo il 13 febbraio. Il giorno dopo, il 14 febbraio, si svolgeranno i 200 km di filming day, sempre a Fiorano. La SF24 farà i primi 15 km durante lo shakedown il 13 febbraio, dopo la presentazione. Il giorno dopo, il 14 febbraio, a Fiorano ci sarà il filming day di 200 km per fare le varie riprese per gli sponsor e anche settare la vettura da un punto di vista dell'affidabilità, ma vedere già i primi riscontri di come va in pista, ed aumentando i chilometri da 100 a 200 avremo già dei riferimenti. La pista di Fiorano sappiamo che non è troppo indicativa, essendo molto stretta con pochi rettilinei, però è una pista comunque che ti permette di capire le potenzialità della monoposto. Già l'anno scorso la SF23 aveva deluso, se vogliamo, a Fiorano, mostrando molto bottoming, e quindi abbiamo già capito che l'altezza a terra non era quella ideale e doveva essere modificata, e poi ha causato diversi problemi, a partire dal porpoising e poi trovare la giusta altezza per generare carico, post-carica. Insomma, sappiamo i limiti della SF23. È arrivato anche il rinnovo di Leclerc con Ferrari con un contratto pluriennale. Secondo me era stata la scelta migliore per Charles, perché le alternative quali erano? Mercedes al posto di Hamilton adesso continuerà fino al 2025, quindi non c'è spazio lì. In Aston Martin puoi prendere il posto di Alonso? Sì, magari tra qualche anno, ma non alla fine del 2024, perché probabilmente Alonso continuerà e poi non hai la certezza che Aston Martin sia competitiva a lungo termine. Red Bull non parliamone, perché Charles non sarebbe mai il compagno di squadra di Verstappen per il rapporto che hanno i due, che adesso è più pacifico, però se fossero compagni di squadra sarebbe una situazione difficile da gestire. E McLaren ha rinnovato Norris ora, e in più terrà Piastri molto stretto. In più sappiamo il rapporto d'amore che c'è tra Charles e Ferrari, come ha ribadito il monegasco fin da quando era piccolo e guardava le gare di Formula 1 dal balcone a Monaco, ha sempre avuto il sogno di guidare la rossa. Da ormai diversi anni lo ha realizzato e vuole continuare su questa scia. C'è un amore tra la Ferrari, Leclerc e anche i suoi tifosi che è unico. Tutti noi vogliamo molto bene a Charles e vogliamo che abbia la possibilità di diventare campione del mondo con la rossa nei prossimi anni. Quindi comprendo la scelta del rinnovo, la approvo in pieno. Non sappiamo i dettagli del contratto, ma probabilmente sarà un contratto 3+2, quindi vuol dire che Leclerc rinnoverebbe da fine 2024 fino a fine 2027, con l'opzione di rinnovare altri 2 anni nel caso le cose andassero bene con Ferrari, così da provare anche la nuova monoposto di Maranello nella nuova era 2026 con il cambio al regolamento sui motori, oppure un biennale semplice fino quindi alla fine del 2026, perché ricordo che il contratto di Charles è in scadenza alla fine del 2024. Ora l'ha rinnovato e quindi vedremo
vedremo per quanti anni durerà. Dobbiamo ancora attendere il rinnovo di Sainz, che aveva dichiarato la scorsa stagione che voleva conoscere il suo futuro prima dell'inizio del mondiale 2024, quindi ci aspettiamo un suo rinnovo prima dei test in Bahrain o prima della prima gara di stagione. Fatto sta che mi aspetto un rinnovo con Ferrari, un contratto o di un anno o un biennale, non credo di più. Bisogna vedere, anche perché Sainz ha come alternativa in futuro quella di andare in Audi, che è il sedile più accreditato allo spagnolo per diventare primo pilota nel team di Sauber, e quindi avendo un trattamento migliore rispetto a quello che ha in Ferrari attualmente. Vedremo le scelte di Carlos. Secondo me per lui attualmente gli conviene rinnovare con Ferrari. A Ferrari in futuro magari conviene prendere un pilota giovane come Albon, o anche un pilota che viene dalla Formula 2 come può essere o Arthur Leclerc o Oliver Barman, forse meglio il secondo. Fatto sta che attualmente in Ferrari il problema non sono i piloti. Detto questo, a febbraio ci sarà un'importante riunione per verificare lo stato delle operazioni nella rossa. Sappiamo che la prima configurazione della SF24 sarà valida per i primi 3 Gran Premi dopo i test in Bahrain, e sappiamo che dopo il trittico Bahrain, Jeddah, Melbourne quest'anno ci sarà una novità, ovvero che Suzuka sarà la quarta gara di stagione dove verranno portati gli aggiornamenti per i team. E non è un caso che per esempio Gasly si sta allenando tanto al simulatore a Suzuka, e anche gli altri piloti faranno la stessa cosa, perché nella pista giapponese verranno introdotti i primi aggiornamenti dei team e quindi bisogna essere pronti a sperimentarli al limite. È una pista molto tecnica che mette a dura prova le monoposto, soprattutto nel primo settore, che è la parte più guidata dove conta il carico aerodinamico, ma per esempio nel terzo settore è importante avere una vettura scarica per andare forte nel rettilineo prima della 130R. Sappiamo che lo scorso anno le prime novità sulla SF23 si sono viste principalmente a Miami e Barcellona, quindi dopo diverse gare, non alla quarta. Fatto sta che se quest'anno Ferrari dovesse azzeccare l'altezza della monoposto 2024, e quindi se tutto funzionasse come da simulatore e come nelle prove al CFD e in Galleria del Vento, beh, si potrebbe procedere con un programma di sviluppi più veloce, con i primi aggiornamenti tecnici già dalla quarta gara. E sappiamo che questo telaio 2024 varrà per la stagione 2024 e 2025, perché poi dal 1 gennaio 2025 si inizierà a sviluppare la monoposto 2026, che richiederà più tempo per il cambio regolamentare sui motori. Quindi attenzione che questo telaio è fondamentale da azzeccare per Ferrari ma anche per gli altri team, perché una volta approvato sarà difficile da cambiare nelle prossime 2 stagioni. Quindi questo modello della Ferrari 2024 sarà a lungo termine, anche perché poi il budget cap nei prossimi anni verrà utilizzato principalmente per la vettura 2026, per essere pronti in questo nuovo cambio al regolamento, iniziare la nuova era nel miglior dei modi, e per farlo bisogna prepararsi molto prima. Chi riuscirà a accelerare la propria catena idea, progettazione e produzione senza fare errori di valutazione in questo 2024 sarà il team che sarà più avanti anche nel 2025, dove si punterà di più al 2026. Anche se Cardile stesso ha dichiarato che se la SF24 non dovesse funzionare subito in Bahrain, e quindi se ci fossero dei problemi, si aspetta a tardare gli aggiornamenti, perché è meglio avere una chiara visione della monoposto, identificando nel dettaglio i problemi e quindi raccogliendo più dati, e quindi dopo produrre i componenti per lo sviluppo e gli update di Ferrari solamente quando si è intrapreso il percorso corretto verso la strada giusta, evitando di commettere errori come è successo in passato negli ultimi 2 anni. Sappiamo anche che Ferrari ha ufficializzato un nuovo sponsor, ovvero Peroni Nastro Azzurro 0.0% al posto dell'uscente Estrella Galicia. Il gruppo è di Ashai Europe International e si lascia un po' di Spagna per avere più Italia, viste le tradizioni di Peroni. Sarà forse una coincidenza o è anche un segnale in vista del rinnovo o non rinnovo di Sainz in futuro? Lo vedremo strada facendo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi test a Barcellona e del nuovo nome SF24. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana parliamo di Formula 1 e automotive. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.